presento il protagonista di questo progetto, la lana carezza lamè. È un filato molto bello e molto morbido, nonostante sia 97% acrilico e 3% poliestere. Il colore che sto usando è il grigio chiaro. Come vedete, intorno al filo è attorcigliato un filo di lamè argentato che dà un'eleganza al filato. Si può lavorare con uncinetto 2,5 e 3, però io lo sto lavorando con uncinetto numero 4, ma va benissimo anche lavorare con uncinetto del 4,5. Sono gomitoli da 100 grammi e il filo è lungo 380 metri, quindi 100 grammi trovate una bella resa di filato. Come ho detto prima, è molto morbido. E detto ciò, possiamo iniziare con il progetto. Prima di iniziare la lavorazione vi dico cosa ho fatto per farvi rendere conto. Ho lavorato un pannello unico che dobbiamo partire dal basso e dobbiamo lavorare fino ad arrivare agli scalfi. Una volta che arriviamo agli scalfi, come vedete ho messo già i segni, dobbiamo dividere a metà, dobbiamo trovare quanto vogliamo il nostro scalfo e dobbiamo lasciare la lavorazione in tondo per lavorare in linea. Quindi dobbiamo prendere la nostra circonferenza bacino o seno, quella che voi ritenete più opportuna, quella più sporgente. Una volta che noi avviamo la nostra catenella, dobbiamo avviare una catenella pari alla nostra circonferenza e quando mettiamo intorno alla parte più sporgente, quando si toccano le due catenelle, abbiamo la catenella giusta, la circonferenza giusta. Adesso vi faccio vedere come ho lavorato. Per la maglia dobbiamo avviare una catenella che sia multiplo di 8. Nel mio caso, che sto facendo una taglia M, ho avviato 136 catenelle. Se invece voi volete aumentare cambiando il filo, quindi prendete la vostra circonferenza, avviate la catenella. Una volta che mettete il centimetro, vedete se la catenella arriva alla vostra circonferenza. Ricordatevi che il filato è un po' elastico. Se non arrivate alla vostra circonferenza, aumentate sempre di 8 fino ad arrivare alla vostra circonferenza. Una volta che avete stabilito la vostra circonferenza, chiudete con una maglia bassissima la prima catenella con l'ultima. A questo punto mi alzo con 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta. Devo lavorare un totale di 136 maglie alte. Quindi vado a fianco e lavoro un'altra maglia alta, vado a fianco una maglia alta e continuo fino a terminare il giro. Dobbiamo lavorare i primi 5 giri di maglie alte in rilievo avanti e maglie alte in rilievo dietro per dare una piccola molla alla nostra maglia e farla venire più sostenuta il bordo inferiore. Ho terminato il mio primo giro. Adesso chiudo con una maglia bassissima nelle prime 3 catenelle d'inizio e chiudo in questo modo, prendendo la maglia, portandolo su un uncinetto e chiudo con una maglia bassissima. Questo perché abbiamo già formato la prima maglia in rilievo. Adesso mi alzo con 3 catenelle, vado a fianco e lavoro una maglia in rilievo dietro, quindi con l'uncinetto entro dal davanti e sposto la maglia alta al di fuori, prendo il filo e lavoro una maglia alta. Adesso in rilievo avanti, quindi questa avanti, questa dietro e adesso in rilievo avanti. Dobbiamo alternare una in avanti e una verso il dietro. Con l'uncinetto questa volta entro dentro dove ho la maglia alta, lo sposto all'esterno e poi rientro spostando l'uncinetto sul davanti, la maglia alta sul davanti. Prendo il filo e lavoro una maglia alta. Di nuovo adesso lo lavoro verso il dietro, quindi entro con l'uncinetto sul davanti e sposto la maglia alta sul dietro. Prendo il filo e lavoro una maglia alta. Adesso entro dal dietro, sposto la maglia alta sull'uncinetto sul davanti, prendo il filo e lavoro una maglia alta.
prendo il filo con l'uncinetto, entro dal davanti e sposto la maglia alta verso il dietro, quindi me lo ritrovo dietro. Prendo il filo e lavoro una maglia alta e vado avanti così per un totale di 5 giri. Poi sta a voi decidere quanto volete lunga la vostra molla. Adesso lavoro maglia alta, rilievo avanti. Con l'uncinetto entro, sposto la maglia alta verso il dietro e lavoro una maglia alta. Qui invece dal dietro la sposto sul davanti. Ci vediamo al termine del giro. Arrivata al termine del giro, lavoro l'ultima maglia alta in rilievo dietro e chiudo con una maglia bassissima sulle 3 catenelle, prendendo però le 3 catenelle in questo modo. Con l'uncinetto entro e sposto le 3 catenelle sul davanti e chiudo con una maglia bassissima. Come vedete non si vede la chiusura, quindi risulta la prima maglia alta in rilievo avanti. Inizio di nuovo con 3 catenelle. Vado a fianco, qui abbiamo il rilievo avanti e a fianco lavoro il rilievo dietro, quindi entro dal davanti e sposto la maglia alta sul dietro. A questo punto prendo il filo e lavoro la maglia alta. Filo sull'uncinetto, qui in avanti, entro dal dietro e sposto la maglia alta sull'uncinetto del davanti. Prendo il filo e lavoro la maglia alta. Prendo il filo qui e dietro, quindi con l'uncinetto entro dal davanti e sposto la maglia alta verso il dietro. Prendo il filo e lavoro la maglia alta. E a fianco invece maglia alta in rilievo avanti. La sposto sul davanti la maglia alta. Qui invece entro e la sposto sul dietro. Come vedete con l'uncinetto la sposto verso il dietro. Qui invece sul davanti. Proseguite questo per tutto il giro e continuate per i giri che vi sembrano opportuno. Io ho fatto un totale di 5 giri. Ho terminato il giro e chiudo con una maglia bassissima prendendo le 3 catenelle e spostandole sul davanti dell'uncinetto. Adesso inizio a lavorare il punto vero e proprio. Mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Adesso 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Salto 3 maglie di base, 1, 2, 3. Nella quarta devo lavorare 2 maglie alte sempre prese nello stesso punto, 1 e 2, 2 catenelle di separazione e rientro nello stesso punto e lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi lavoro un ventaglietto di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte prese nella stessa maglia di base. 2 catenelle di separazione. Salto sempre 3 maglie di base, quindi 1, 2, 3. Nella quarta lavoro una maglia bassa. 2 catenelle. Salto 3 maglie di base. 1, 2, 3, nella quarta maglia alta lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro nello stesso punto 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi il punto che dobbiamo ripetere al primo giro è sempre questo. Maglia bassa, 2 catenelle, saltare 3 maglie di base, nella quarta lavoriamo un ventaglietto di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. 2 catenelle di separazione, si saltano 3 maglie di base, nella quarta maglia bassa. Adesso 2 catenelle, salto 3 maglie, 1, 2, 3, nella quarta maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. Salto 1, 2, 3, nella quarta maglia alta lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro nello stesso punto e 2 maglie alte. Proseguite questo fino a terminare il nostro giro. Ho continuato la sequenza del punto fino ad arrivare dove ho iniziato e chiudo con una maglia bassissima
sulla maglia bassa iniziale. Adesso dobbiamo lavorare il giro numero 2. Con maglie bassissime mi porto sulla prima maglia alta. Questo lavoro lo faremo solo a questo giro, perché poi dai giri successivi il lavoro cambia, quindi i ventaglietti, diciamo, vengono sfalsati e non dobbiamo andare più a lavorare maglie bassissime fino a portarci sulla prima maglia alta. Quindi vado sulla maglia bassa a fianco, sulla catenella a fianco e lavoro una maglia bassissima, vado a fianco e lavoro una maglia bassissima e adesso sulla maglia alta una maglia bassissima. Lavoro 3 catenelle che corrisponde alla mia prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. Adesso faccio 2 catenelle. All'interno dello spazio delle 2 catenelle devo lavorare un punto puff formato da 5 maglie. Quindi entro e prendo una volta il filo. Gettato, rientro e prendo una seconda volta, gettato, rientro e prendo una terza volta, gettato, riprendo 4 volte, gettato, riprendo una quinta volta. Adesso chiudo tutto insieme. Catenella, di nuovo 2 catenelle, 1 e 2. Vado dove ho le 2 maglie alte, lavoro sulla prima una maglia alta, a fianco una seconda maglia alta. Questo è il motivo che dobbiamo ripetere. Quindi non faccio catenelle, salto la maglia bassa che abbiamo a fianco, vado direttamente sul ventaglietto di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E sulla prima maglia alta lavoro una maglia alta. Sulla seconda lavoro una seconda maglia alta. Adesso 2 catenelle, 1 e 2. All'interno delle 2 catenelle di separazione lavoriamo di nuovo il punto puff. Quindi entro, prendo il filo e salgo una volta sola. Di nuovo prendo il filo e salgo una seconda volta. Prendo il filo, salgo una terza volta, prendo il filo, salgo una quarta volta, prendo il filo e salgo una quinta volta. Adesso prendo il filo e chiudo tutto insieme. Chiudo con una catenella, 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Vado sulla maglia alta a fianco e lavoro una maglia alta e a fianco una maglia alta. Quindi è un punto molto semplice. Filo sull'uncinetto, salto la maglia bassa a fianco, vado dove ho il ventaglietto e lavoro la prima maglia alta. A fianco una seconda maglia alta, 2 catenelle. Rientro nello spazio delle 2 catenelle e lavoro il punto puff di 5 maglie. Questa è una terza volta, quarta volta e quinta volta. Prendo il filo e chiudo tutto insieme. Catenella, 2 catenelle di separazione e concludo con il ventaglietto lavorando una maglia alta sulla prima maglia alta e una seconda maglia alta sull'ultima maglia alta. Ve lo faccio rivedere. Salto la maglia bassa, vado direttamente sul ventaglietto e quindi ho la prima maglia alta e lavoro una maglia alta. A fianco una seconda maglia alta. 2 catenelle. Entro dove ho lo spazio delle 2 catenelle e lavoro il punto puff. Prendo il filo una volta sola. Gettato, prendo il filo una seconda volta, gettato, entro, prendo il filo una terza volta, gettato, prendo il filo una quarta volta, prendo il filo una quinta volta, chiudo tutto insieme e adesso chiudo con una catenella, 2 catenelle di separazione e concludo con le 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi continuo questo fino a terminare il mio giro. Sono arrivata al termine del giro, ho fatto il mio punto puff e concludo, ho fatto le 2 catenelle con le 2 maglie alte che mi trovo a fianco, 1 e 2. Adesso chiudo con una maglia bassissima sulla terza catenella d'inizio. Ecco come si presenta il punto. Adesso dobbiamo iniziare dal giro numero 1.
però abbiamo una base diversa sopra e siccome dobbiamo far venire i punti puff e ventaglietti sfalsati, dobbiamo lavorare al centro, qui dove abbiamo lavorato le due maglie alte e saltato la maglia bassa e a fianco altre due maglie alte. Quindi una volta che abbiamo chiuso con una maglia bassissima, io rientro al centro e lavoro un'altra maglia bassissima. Adesso mi alzo con 3 catenelle. Questa è la mia prima maglia alta. Il giro numero 1 consiste in 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi questa è la prima, rientro al centro, lavoro la seconda maglia alta, 2 catenelle e al centro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Facendo in questo modo vedremo che la nostra chiusura si sposta sempre di più, quindi non è dritta ma viene spostata obliquamente. Adesso faccio 2 catenelle. Qui dove ho il punto puff sopra lavoro una maglia bassa, 2 catenelle e al centro tra queste due maglie alte e le altre due del motivo che viene dopo dobbiamo lavorare all'interno le 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro nello stesso punto e 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e qui dove ho il punto puff al centro lavoro una maglia bassa, 2 catenelle. Qui mi ritrovo al centro di 2 maglie alte di questo motivo e 2 maglie alte dell'altro motivo. Quindi entro al centro e lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro sempre al centro e 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, vado al centro del punto puff e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle. Qui al centro lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1 e 2, catenelle di separazione sempre 2 e qui lavoro maglia bassa. Quindi proseguiamo con il giro numero 1 fino a terminare tutto il giro, poi dobbiamo riprendere dal giro numero 2. Quindi vi faccio rivedere il giro numero 2 e proseguite poi per la vostra lunghezza. Arrivata al termine del giro, adesso devo lavorare il giro numero 2, che consiste in 2 maglie alte sulle 2 maglie alte sottostante e al centro delle 2 catenelle il punto puff. Quindi chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Lavoro 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, 2 catenelle. Al centro delle 2 catenelle di separazione lavoriamo il punto puff. Prendo il filo una volta sola, prendo una seconda volta, una terza volta, una quarta volta e una quinta volta. Chiudo, passo attraverso tutte le asole e adesso chiudo con una catenella. Sempre 2 catenelle di separazione e a questo punto lavoro maglia alta su maglia alta sottostante, quindi sono 2 maglie alte. Come vedete qui abbiamo il primo punto puff e qui abbiamo il secondo punto puff, quindi non vengono in linea. Filo sull'uncinetto, saltiamo sempre la maglia bassa, andiamo direttamente sul motivo delle 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Sulla prima maglia alta lavoro una maglia alta, filo sull'uncinetto, affianco una seconda maglia alta, 2 catenelle e al centro lavoro il punto puff. Questa è la prima maglia, prendo il filo, una seconda maglia, prendo il filo, terza maglia, prendo il filo, quarta maglia e quinta maglia. Prendo il filo, passo attraverso le asole, catenella e 2 catenelle di separazione. Vado dove ho la maglia alta e lavoro una maglia alta sottostante e maglia alta su. Vado a fianco e lavoro una maglia alta sulla maglia alta, vado a fianco una seconda maglia alta,
2 catenelle, rientro dove ho le 2 catenelle di separazione, lavoro il punto puff, 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutto, catenella e 2 catenelle, maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Proseguite questo per tutto il giro. Vi faccio rivedere come iniziare dal giro numero 1 e poi si può proseguire fino alla vostra lunghezza degli scalfi. Come vedete è un punto molto semplice e molto particolare. Terminato il giro numero 2, riprendiamo dal giro numero 1, che consiste in 4 maglie alte separate da 2 catenelle, quindi un ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Una volta che abbiamo chiuso con una maglia bassissima, rientriamo al centro, facciamo una maglia bassissima e ci alziamo con 3 catenelle, che è la nostra prima maglia alta. Adesso all'interno lavoro una seconda maglia alta, 2 catenelle e sempre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle di separazione. Dove abbiamo il punto puff al centro lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle e al centro, qui tra queste 2 maglie alte, le altre 2 del motivo che viene dopo, lavoriamo le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Due catenelle di separazione, 1 e 2 e maglia bassa sul punto puff. Dobbiamo lavorare questo fino ad arrivare alla nostra lunghezza. 2 maglie alte, 2 catenelle e al centro sempre 2 maglie alte, 2 catenelle, qui il punto basso. Proseguiamo questo per tutto il giro. Il giro successivo dobbiamo lavorare sulle 2 maglie alte, 2 maglie alte, una su ognuna, al centro il punto puff di 2 catenelle, quindi 2 catenelle di separazione, punto puff, 2 catenelle di separazione e maglia alta su ogni maglia alta. Saltiamo la maglia bassa e andiamo direttamente dove abbiamo il motivo dopo. Quindi proseguiamo questo per la nostra lunghezza. Io vi dico quanti centimetri ho fatto per arrivare agli scalfi. Sono andata avanti per un totale di 36, quindi mi sono alzata per un totale di 36-37 centimetri. Questa è la mia lunghezza della maglia. Poi ho calcolato per quanto riguarda gli scalfi e i motivi, io ho fatto 136 catenelle. 136 purtroppo mi danno un numero di motivi dispari, perché faccio 136 diviso 8, che è il multiplo, ho 17 motivi. Quindi ho calcolato in questo modo. Ho messo un motivo in più sul davanti perché ho il seno, un motivo in meno sul dietro. Adesso devo abbandonare la lavorazione in tondo per fare la lavorazione in linea. E per quanto riguarda lo scalfo ho tolto solo un motivo. Quindi voi vedete quanti motivi volete togliere per lo scalfo. Io ho tolto un motivo perché volevo uno scalfo abbastanza comodo, quindi ho tolto un motivo di qua e un motivo di qua. Ho tagliato il filo e adesso devo riprendere a lavorare dal giro numero 1. Voi vedete da che giro dovete lavorare. Io ho preferito iniziare dal giro numero 1 e a questo punto che ho messo il segno devo iniziare, a questo punto devo terminare. Quindi a questo punto non lavoro più il motivo intero, perché se no mi viene lo scalfo molto, il bordo molto irregolare e devo cercare di far venire il bordo regolare. Quindi un motivo lo dobbiamo lavorare a metà e iniziamo in questo modo. Una volta che ho tagliato il filo tolgo il segno, inizio da questo punto, dal centro. Il giro numero 1 noi lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Però noi, siccome dobbiamo togliere un motivo,
Non lavoro più le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, ma lavoro 3 maglie alte nello stesso punto. Quindi 1, 2 e 3. Adesso dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato fino adesso. Il motivo non cambia, cambia solo all'inizio e alla fine. Quindi vi faccio vedere all'inizio e alla fine. Qui dobbiamo lavorare una maglia bassa, 2 catenelle, vado al centro qui a questo punto e lavoro le 2 maglie alte, 2 catenelle e rientro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e al centro del punto puff una maglia bassa. Quindi abbiamo cambiato solo all'inizio. Adesso proseguite e vi faccio vedere al termine, alla fine dello scalfo, come dobbiamo lavorare e iniziare l'altro giro. Sono arrivata dall'altra parte dove ho il marker, tolgo il mio marcapunti e come ho fatto in apertura che ho lavorato metà punto, ho lavorato 3 maglie alte, lavoro anche qua 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Adesso devo lavorare il giro numero 2, che consiste in 2 maglie alte, 2 catenelle e al centro dobbiamo lavorare il punto puff. Quindi io giro il lavoro. A questo punto inizio con 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, 1, 2 e 3. Quindi abbiamo lavorato una maglia alta sulla maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado direttamente dove ho la maglia alta a fianco e lavoro una maglia alta e a fianco una seconda maglia alta, quindi qui non lavoro il punto puff, lavoro in questo modo. Vado direttamente dove ho le altre maglie alte, lavoro una maglia alta, vado a fianco una maglia alta, 2 catenelle e al centro delle 2 catenelle lavoro il punto puff. Quindi prendo il filo e salgo su una volta, prendo il filo e salgo su una seconda volta, una terza volta, una quarta volta e una quinta volta. Adesso prendo il filo e chiudo tutto insieme, catenella, 2 catenelle, maglia alta su maglia alta. Proseguite questo e vi faccio vedere come terminiamo il giro. Arrivata al termine del giro dobbiamo chiudere il giro come abbiamo iniziato, con una maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi una maglia alta la vado a lavorare sulla maglia alta, 2 catenelle e maglia alta su ogni maglia alta sottostante, quindi qui non facciamo il punto puff, altrimenti viene troppo largo il giro manica. Adesso giro il lavoro e devo lavorare di nuovo il giro numero 1, però questa volta iniziamo in questo modo, con una catenella, entro nella maglia alta sottostante, lavoro una maglia bassa. A questo punto faccio 2 catenelle di separazione, vado al centro e lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi dobbiamo proseguire adesso invece la lavorazione normalmente. 2 catenelle di separazione e vado sul punto puff e lavoro una maglia bassa. Quindi abbiamo iniziato con una maglia bassa, 2 catenelle e vado direttamente al centro per formare le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. 2 catenelle di separazione e lavoro sempre al centro come abbiamo fatto fino adesso. Le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Proseguite questo e vi faccio vedere il prossimo giro come lavorare e poi dobbiamo continuare la lavorazione sempre in questo modo. Io lavoro un totale di 17 centimetri
fino ad arrivare alla spalla. Comunque vi faccio rivedere il tutto. Sono arrivata al termine del giro e chiudo come ho iniziato, con 2 catenelle, vado sulla terza catenella che risulta la mia prima maglia alta e chiudo con una maglia bassa. Adesso devo lavorare un altro giro. A questo punto devo lavorare le maglie alte, sulle maglie alte al centro il punto puff, e inizio il giro con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Non faccio catenelle di separazione, ma vado direttamente qui dove ho la prima maglia alta e lavoro una maglia alta. Vado sulla seconda e lavoro una seconda maglia alta, 2 catenelle e lavoro il punto così come si presenta. Sto lavorando il giro numero 2. Quindi proseguite la lavorazione del giro numero 2 e vi faccio vedere come concludere e poi vi faccio vedere come andare avanti. Sono arrivata al termine del giro, ho fatto il punto puff, 2 catenelle, lavoro le 2 maglie alte, 1 e 2, e vado direttamente sulla maglia bassa come abbiamo iniziato e lavoro una maglia alta. Questi sono i giri che dobbiamo ripetere. Come vedete il bordo dello scalfo viene dritto. Adesso devo lavorare dal giro numero 1 e devo riprendere la lavorazione di 3 maglie alte. Quindi giro la lavorazione, apro con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta e nello stesso punto lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, vado sul punto puff e lavoro una maglia bassa. Quindi in apertura e chiusura facciamo 3 maglie alte e per quanto riguarda tutto il resto lavoriamo 2 maglie alte qui al centro, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 catenelle e una maglia bassa. Proseguite questo fino a terminare il giro. Arrivata al termine del giro lavoro 2 catenelle e 3 maglie alte sulla terza maglia alta sottostante, 1, 2 e 3. Giro il lavoro e devo lavorare il giro numero 2 iniziando con una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta su ognuna di maglie alte sottostanti e poi riprendiamo il motivo come abbiamo lavorato fino adesso. Dal motivo successivo invece poi chiudiamo con e apriamo con una maglia bassa, 2 catenelle al centro, lavoriamo le 4 maglie alte separate da 2 catenelle. Quindi una lavorazione molto semplice, proseguite questo per un totale di 16 o 17 centimetri, dipende da quanto lo volete lungo il vostro scalfo. E come vedete qui la lavorazione viene molto dritto. Vi faccio vedere solo l'apertura e la chiusura, quindi 3 catenelle, 2 catenelle di separazione, vado sulla maglia alta a fianco e lavoro una maglia alta e a fianco una maglia alta. Vado dove ho le altre maglie alte del motivo che ci troviamo dopo e lavoro una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, 2 catenelle e al centro lavoro il punto puff. Ho terminato di lavorare in linea i 2 pannelli e adesso devo cucire. Come vedete questa è la manica, ho fatto questa profondità per avere una manica più larga, non molto stretta. Adesso devo cucire la spalla. Per quanto riguarda la spalla io ho cucito per un totale di 8 cm che corrispondono a questi 2 motivi. Quindi con il segno vado sul motivo e chiudo e il motivo sempre di 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione e 2 maglie alte. Per quanto riguarda lo scollo sono un totale di 20 cm e 8 cm da questa parte. Quindi adesso con l'uncinetto faccio una cucitura di maglie basse. Se voi volete la spalla meno profonda, lavorate solo su un motivo e vi viene una scollatura a barca. Una volta che ho finito tutti e 2 i miei pannelli, con l'uncinetto entro da una parte e dall'altra parte, quindi prendo tutti e 2 i pannelli
in questo modo lavoro una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa. Vado a fianco, cerco di prendere un'asola del davanti o l'asola più esterna, in questo faccio vedere, e anche del pannello dietro e lavoro una maglia bassa. Prendo un'asola del dietro e un'asola dalla parte del davanti e lavoro una maglia bassa. Proseguo questo fino dove ho messo il primo segnapunti. Ci vediamo al termine del giro, così vi faccio vedere come ho lavorato la manica. Ecco l'effetto delle spalle una volta che abbiamo cucito. Quindi, come vedete, la mia profondità dello scollo non è molto accentuata. Questo perché voglio mettere delle camicie sotto, delle canotte, e poi il collo della camicia esce sulla maglia e dà un effetto molto bello. Anche se il punto è traforato, per questi periodi va benissimo, mettendo sotto una camicia o una canotta. La particolarità del punto e la particolarità del filato rendono questa maglia molto elegante. Poi ho lavorato la manica. Per quanto riguarda la manica, ho ripreso intorno allo scalfo il motivo. Non ho fatto diminuzioni e non ho allargato la manica, ho lavorato sempre con l'uncinetto numero 4 e per quanto riguarda la larghezza della manica sono un totale di 20 cm, quindi una manica molto giusta per me. Ho lavorato in tondo e la lunghezza della manica sono un totale di 48-49 cm. Non ho voluto fare il polsino perché mi piaceva la larghezza in questo modo. E ho terminato con il primo giro del motivo, quindi con le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Adesso ve lo faccio vedere dall'altra parte e vi spiego se volete diminuire come fare o se volete allargare di più la manica come potete fare. Devo lavorare la manica. Inizio proprio dal sottomanica. Questo è lo scalfo, questa è la spalla e qui è il sottomanica. Mi ritrovo già il punto, devo lavorare il primo motivo, quindi tra le 2 maglie alte e di un motivo e altre 2 maglie alte, al centro lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Sul punto puff una maglia bassa e lavoro questo per un totale, nel mio caso, di 9 motivi, che sono una larghezza di 20 cm. Quindi aprendo la manica sono un totale di 40 cm. Quindi vado a questo punto, lavoro 3 catenelle, rientro una seconda maglia alta, 2 catenelle, rientro nello stesso punto, altre 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle di separazione. Vado dove ho il punto puff e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle di separazione. Vado qui al centro e lavoro, perché come vedete finisce il punto delle 2 maglie alte, e lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2. E dove ho lo spazio disponibile lavoro una maglia bassa, perché a questo punto mi ritrovo solo maglie alte, non mi ritrovo più il motivo sottostante. Quindi a questo punto vi rendete conto, se dovete diminuire qualche motivo, basta saltare qualche maglia in più. Io faccio 2 catenelle e dove ho il punto per me più disponibile lavoro 2 maglie alte, 1 e 2 e 2 catenelle e altre 2 maglie alte al centro, 1 e 2, sempre nello stesso punto. 2 catenelle di separazione. Dove ho il punto più che per me va bene, faccio una maglia bassa. Se voi invece volete diminuire qualche motivo, andate più avanti. Quindi fate in questo modo. Poi fate 2 catenelle,
2 catenelle di separazione e saltate qualche motivo e andate dall'altra parte, quindi cercate di capire voi bene come dovete fare. Io ho fatto già questo è il primo motivo, il secondo motivo e questo è il terzo motivo. Quindi vado avanti fino a fare un totale di 9 motivi. Voi poi vi rendete conto quanti motivi dovete fare in tutto. Se casomai volete la parte più larga da sopra, quindi iniziate con i motivi che avete stabilito e poi andate avanti diminuendo di uncinetto. Se siete partite con il 4, il prossimo giro vi rendete conto se usare il 3,5 o addirittura il 3. Quindi andate avanti con la lavorazione e poi vi faccio vedere come proseguire. Adesso devo lavorare l'ultimo motivo e mi ritrovo giusto sulle 2 maglie alte di un motivo e qui ho le altre, quindi al centro lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e rientro 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle di separazione, vado sul punto puff e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho iniziato e lavoro la maglia bassa e così dobbiamo, maglia bassissima scusate, continuare la lavorazione fino ad arrivare ad un totale di manica che più desiderate. Nel mio caso sono 48-49 centimetri. Se volete la manica più stretta, oltre a saltare qualche motivo in più, iniziate a lavorare già con un uncinetto di un numero più basso, quindi se volete lavorare con il 3,5 oppure con il 3 come vi ho detto prima e continuate la lavorazione fino ad arrivare alla vostra lunghezza. Adesso inizio un altro giro lavorando il motivo così come si presenta, come abbiamo lavorato prima, quindi sulle 2 maglie alte sottostanti lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle e al centro delle 2 catenelle di separazione il punto puff di 5 maglie. Di nuovo chiudo, 2 catenelle e maglia alta su maglia alta, 1 e 2. Non faccio catenelle, vado direttamente sulle maglie alte a fianco e lavoro le 2 maglie alte. Il giro successivo dobbiamo lavorare il ventaglietto di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte al centro e la maglia bassa sul punto puff. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi va iscrivetevi al mio canale e condividete i miei video. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le Amiche di Uncinetto, dove potete farne parte e postare le vostre creazioni. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie per la visione e ciao!